Con l'arrivo della bella stagione, le zanzare, mannaggia loro, tornano a farsi sentire. Però niente panico perché oggi vediamo come preparare un repellente anti-zanzare naturale in stick, davvero super pratico e anche facile da fare. Partiamo subito. Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Consapevolistico. Io sono Deborah e come sempre dietro la telecamera c'è Alberto. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a seguirci sui nostri social Instagram e Facebook dove condividiamo contenuti esclusivi. E non dimenticate di visitare il nostro sito www.consapevolistico.com in cui trovate tutti i nostri corsi disponibili insieme a tanti approfondimenti, consigli e ricette per un benessere e una bellezza 100% naturali. In questo video vediamo insieme come possiamo preparare uno stick anti-zanzare che è davvero super pratico da portare magari in borsa o nello zaino quando siamo fuori casa e che possiamo utilizzare non solo in realtà per appunto tenere lontani gli insetti ma anche per andare a calmare la pelle quando ci pungono grazie proprio al mix di oli essenziali, repellenti e antinfiammatori. Nella descrizione del video qui sotto trovate l'articolo completo con le quantità, la lista degli ingredienti necessari e anche i link utili per l'acquisto delle materie prime insieme ai codici sconto che potete utilizzare per risparmiare. E adesso passiamo subito al tutorial e noi ci vediamo poi alla fine dell'elaborazione per qualche consiglio in più. In un recipiente resistente al calore ci pesiamo la cera d'api, che qui ho già pesato, l'alcol cetilico, e l'olio di cocco frazionato. E portiamo tutto a bagnomaria a fuoco medio-basso fino a far sciogliere completamente le nostre cere. Una volta che gli ingredienti si sono fusi, andiamo a spegnere il fuoco e incorporiamo il burro di karité che ho già pesato qui. E mescoliamo fino a farlo sciogliere. Una volta che il burro di karité si è completamente sciolto, andiamo a togliere dal bagnomaria e attendiamo un pochino che la temperatura scenda per andare ad aggiungere gli ultimi ingredienti. Quando la temperatura è scesa un pochino, andiamo ad aggiungere gli ultimi ingredienti, quindi l'olio di neem, la vitamina E e gli oli essenziali che qui ho già mescolato a parte. Mescoliamo. Se vediamo che sta solidificando troppo, come in questo caso, andiamo a portarci il recipiente un pochino a bagnomaria senza accendere il fuoco, in modo che poi sia più agevole da travasare appunto nello stick finale. E andiamo a travasare nello stick finale.
e lasciamo ad asciugare completamente prima di andare a chiudere con il tappino. Ed eccoci qui con il nostro repellente anti-zanzare in stick pronto. Questo prodotto si conserva fino ad un anno dalla data di elaborazione e come vi avevo appunto anticipato all'inizio del video possiamo utilizzarlo sia appunto in loco per andare a calmare la pelle quando magari ci pungono, perché l'azione antinfiammatoria degli oli essenziali riesce ad alleviare questo accumulo di istamina che si genera quando veniamo punti da un insetto, ma anche ovviamente come preventivo per allontanare le zanzare. A questo scopo è importante applicare lo stick più volte appunto per assicurarci una maggiore protezione e in particolare su punti critici esposti, soprattutto polsi, caviglie, décolleté qui al centro e dietro le orecchie, un po' diciamo a mo' di profumo. Se volete rendere il repellente vegano potete sostituire la cera d'api con ad esempio la cera candelilla, diminuendo un pochino il dosaggio perché è una cera un po' più dura, per cui ve ne servirà sicuramente di meno. In ogni caso tenete presente che la consistenza di questo tipo di prodotti dipende molto anche dalla temperatura ambientale, per cui può essere che abbiate in ogni caso bisogno di fare degli aggiustamenti aumentando la quantità di cera d'api e di alcol cetilico e diminuendo l'olio di cocco frazionato se fa molto caldo appunto dove vivete, oppure al contrario diminuendo la cera e il cetilico e aumentando l'olio se non fa eccessivamente caldo appunto dove vivete. L'olio di cocco frazionato può essere sostituito da un qualsiasi altro olio vegetale che avete a disposizione, come ad esempio quello di jojoba, oppure direi ancora meglio potete andare ad impreziosire il prodotto incorporando un oleolito magari di calendula fatto macerare in olio di cocco frazionato, in modo da andare ad apportare queste proprietà antinfiammatorie, antiprurito, calmanti che sono proprie dei fiori di calendula. Per quanto riguarda gli oli essenziali invece sono indispensabili all'interno di questo prodotto. Io ho optato per una sinergia tra citronella, geranio e lavanda che ci offre diciamo uno spettro multifunzionale tra qualità repellenti, calmanti, del prurito, antinfiammatori e anche cicatrizzanti, però non è una miscela adatta ai bambini piccoli e alle donne in gravidanza. Potete scegliere di incorporare chiaramente anche altri oli essenziali, come ad esempio alcuni super efficaci sono quello di eucalipto citriodora, la menta peperita, i chiodi di garofano, il basilico, anche il tea tree. Ovviamente se conoscete altri oli essenziali che secondo voi funzionano bene, che vi hanno funzionato bene come repellenti, scriveteli qui sotto nei commenti, così possiamo scambiarci le informazioni appunto e aiutarci a vicenda. E siamo arrivati alla fine. Se il video vi è stato utile mi raccomando supportate il canale lasciandoci un bel like e iscrivetevi per non perdere i prossimi contenuti. Grazie di cuore per essere rimasti con me fino alla fine del video e ci vediamo prestissimo con un nuovo contenuto. Intanto vi mando un bacione, ciao!